Quando ti spogli nell'intimità, fai un mini spettacolo per il tuo uomo forse. Io mini spettacolo no, mi spoglio in 3 secondi. Cosa ti dice la gente per strada? Per strada mi dice fumetto, culetto. Bentornati in soffitta! Continua il nostro viaggio alla scoperta delle regine dell'Eros e oggi andiamo a conoscere un'icona senza tempo che, ancora oggi, al solo pronunciare il nome, fa entrare per magia nel sogno di un'epoca che forse non tornerà mai più. Sto parlando di Rosa Fumetto, una vera e propria leggenda vivente capace di evocare non solo l'immagine di una showgirl di straordinario fascino, ma anche quella di un'epoca sinonimo per antonomasia di ribellione e contestazione. Una donna che ha incantato con la sua bellezza mozzafiato, ma soprattutto ha ribaltato gli stereotipi e incarnato la libertà e la ribellione attraverso la sua straordinaria arte. Sono entusiasta di portarvi in un viaggio attraverso la vita e le esperienze di questa showgirl intramontabile degli anni 70 e 80. Esploreremo le tappe cruciali della sua carriera, dalle luci scintillanti del Crazy Horse di Parigi ai setti cinematografici, passando per il mondo della musica e della televisione. E le carezze? Mi darai delle carezze? Ci darai delle carezze adesso? Spero che i miei occhi, il mio sorriso ti darà delle carezze. Regina incontrastata dello striptease, anima dal 1968 del mitico locale parigino e Crazy Horse, bella da morire e forme perfette. Ma Rosa Fumetto è stata molto più di una semplice icona dello spettacolo, ha sfidato gli stereotipi, definendo con forza la sua indipendenza e la sua libertà, anche a costo di rinuncia. Ci immergeremo nelle sue opinioni, riflessioni e nell'impegno per temi cruciali come la libertà, il femminismo, la violenza sulle donne e la difesa dell'ambiente e degli animali. Preparatevi a scoprire una storia avvincente di determinazione, passione e un'affascinante ribellione. Quindi mettetevi comodi, perché il viaggio nel mondo di Rosa Fumetto sta per cominciare. Siete pronti? Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti. Perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime, come la nostra Rosa Fumetto. Ecco, i tuoi numeri, i tuoi spettacoli sono vietati ai minori di 18 o no? No. Sei sicura di questo che dici? Sì, sono sicura. Sei in buona fede? Ti risulta che c'è qualcosa di me proibito ai minori di 18, ma neanche i 14. Chi è Rosa Fumetto? Nata come Patrizia Novarini a Torino nel 1946, questa ballerina e attrice ha preso il nome d'arte di Rosa Fumetto, diventando una stella del celebre Crazy Horse di Parigi per ben 11 anni. Il suo impatto fu incredibile, non solo per la sua bellezza mozzafiato, ma anche per la sfida ai canoni dell'estetica del tempo. Non era alta e magra come le modelle dell'epoca, ma con le sue proporzioni perfette e un look innovativo ha conquistato 11 anni consecutivi come vedette principale del Crazy Horse. Figlia d'arte, per essere stata sua madre una talentuosa ballerina, Rosa decide di lasciare, con un moto di ribellione, la sua città per trasferirsi in Francia. A soli 22 anni viene notata da Alain Bernardin, che la vuole assolutamente tra le stelle del suo celebre locale. Ed è subito trionfo. Lei minuta, ma dalle proporzioni anatomiche perfette. Stride con i cani estetici dell'epoca, nella quale primeggiavano modelle in stile Verusca, alte e magrissime. Ciononostante, la sua fama era destinata a diventare planetaria. Nei suoi show dimostra di non amare i compromessi, detesta le facce di chi sbircia, di chi è abituato a guardare dal buco della serratura e così preferisce esibirsi nel nudo integrale. Sbatte la porta ai consueti ammiccamenti ipocriti dello spogliarello. Questo avviene anche in occasione di un galà privato per il lancio dei gioielli della Maison Van Cleef ed è lo stesso Bernardin ad assecondare l'iniziativa. Un impresario dalla vista decisamente lunga e dal carattere determinato, entra in rotta di collisione con Rosa, che, contestatrice per natura, non esita a licenziarsi dopo lo screzio. Ma il rapporto si ricuce subito, perché le cose vanno molto bene. Il pubblico stravede per quel caschetto con la frangetta ispirato alla Valentina di Crevax, ed entrambi sanno quanto dalla solidità del loro sodalizio dipenda il loro sempre più scintillante successo.
Rosa Fumetto nasce proprio da questo proporsi come cartone animato di se stessa, un vero e proprio fumetto, e chi mi segue da tanto tempo sa quanto io amo il fumetto. Il vero segreto di Rosa, nome che si era affibbiata da sola per evocare la classica donna di provincia italiana, è quello di non apparire mai come femme fatale, quanto piuttosto alla stregua di buffa interprete di ruoli sempre diversi, in grado di sconfinare spesso nel burlesque, un genere di cui Rosa ha precorso i tempi, in cui ironia e talvolta comicità sono note dominanti. Charlotte ti sbarella, perché ti piace Charlotte. Perché? Charlotte... Che brivido ti dà? Beh, mi deve piacere tanto, visto che le poche volte che ho cercato di imitarlo ho avuto più grossi applausi. Dopo l'esperienza straordinaria a Crazy Horse, la sua carriera si è estesa al cinema, alla musica e alla televisione. Ha recitato in film come Le Tentations de Marianne, conosciuto in Italia come Le Tentazioni di Cristina del 1973 e La Luna Dance Le Caniveau del 1983. La vediamo anche alle prese con la commedia sexy italiana nel film La vedova del trullo di Franco Bottari, un film che purtroppo ebbe un'accoglienza molto tiepida, nonostante un bel cast. Oltre a Rosa Fumetto nel film recitano Renzo Montagnani, Carlo Giuffrè, Nino Terzo e Mario Carotenuto. Nel 1979 incide il singolo Crazy Moon, edito dalla RCA, che ottiene un buon successo commerciale anche in Spagna. Pubblicherà in seguito un nuovo singolo, Non mi chiedere perché, del 1984. Contestualmente appare anche in alcune trasmissioni per la televisione, conducendo perfino nel 1983 su Rai 2 il varietà sexy Il cappello sulle 23, mitico programma ormai diventato un cult del genere e di cui vi parlerò in un prossimo podcast, che veniva trasmesso nella seconda fascia serale su Rai 2. La notte dormi in pigiama tu? No, non ho neanche un pigiama. Ho delle camicie da notte molto frivole con fiorellini dappertutto. In questi anni, per la gioia dei nostri occhi, posa anche nuda per Playmen ed è testimonial indimenticabile dello spot pubblicitario dell'intimo Roberta, che fece scalpore per aver mostrato per la prima volta un sedere, che, benché prossimo alla quarantina, considerato uno dei più perfetti dell'epoca. Pensate un po', venne scelto battendo addirittura quello di Nadia Cassini, considerato il lato B più bello del cinema italiano. Ma di questo vi ho già parlato nel podcast a lei dedicato, andatelo a vedere. Nel 2006 è in teatro con Senecaretto Teatro per la regia di Bruno Colella. L'anno seguente interpreta il ruolo di Lola nel film Gloss, Cambiare si può, di Valentina Brancolino. La libertà è stata la sua bandiera, ma ha pagato un prezzo per essa, affrontando anche crisi personali, inclusa la lotta contro la bulimia. Ma Rosa Fumetto non si è arresa, ha sempre creduto in se stessa, difendendo la sua indipendenza e la libertà, anche al costo di rinunciare a offerte allettanti. Il tuo rapporto con le femministe com'è? Buono, A modo tuo hai una morale o no? non è a modo mio una morale, ho morale. Tu sai che molti dicono Rosa Fumetto è immorale. No, si sbagliano. Come ti difendi? Però probabilmente urto la loro moralità. Parlando di femminismo, Rosa evidenzia come esso sia stato legato ai dettami della moda e alle conquiste sociali, ma sottolinea l'importanza di non perdere mai la propria femminilità. Parlando della violenza sulle donne, condanna il culto del machismo e la cattiva comunicazione mediatica che spesso giustifica tali violenze. Personalmente sono d'accordo con la sua opinione, ma vorrei conoscere anche la tua. Scrivimi in un commento cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Ecco cosa dice Rosa Fumetto su se stessa, una donna che ha sempre creduto in se stessa difendendo la libertà come il suo tesoro più prezioso, una figura amata, frequentante ambienti esclusivi ma che ha sempre scelto la propria strada, rifiutando le lusinghe per preservare la sua autenticità. Rosa si è dedicata anche alla difesa dell'ambiente e degli animali, lottando contro l'abbattimento degli alberi e salvando creature abbandonate, dimostrando grande sensibilità e impegno sociale. Attualmente, dopo una carriera ricca di successi nel mondo dello spettacolo, Rosa Fumetto sembra condurre una vita più riservata e privata. Non ci sono informazioni recenti riguardo le sue attività attuali. Può darsi che abbia scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per godersi una vita più tranquilla e privata, lontano dai riflettori. Spesso, dopo una lunga e brillante carriera nel mondo dell'intrattenimento, gli artisti scelgono di vivere in modo più discreto, concentrandosi su passioni personali o godendosi il tempo libero con la famiglia.
E così, mentre concludiamo questo viaggio attraverso la vita di Rosa Fumetto, rimane nell'aria un senso di ammirazione e di ispirazione. Ci ha donato molto più di uno spettacolo, ha incarnato la forza della libertà e della determinazione, sfidando gli stereotipi e difendendo la sua autenticità. Le sue parole sull'essere liberi, sul femminismo e sulla violenza sulle donne, oggi più che mai, continuano a echeggiare nel tempo, ricordandoci quanto sia cruciale lottare per un mondo più giusto e rispettoso. La sua sensibilità verso l'ambiente e gli animali ci invitano a essere più attenti e responsabili verso il nostro pianeta e verso tutte le creature che lo abitano. Rosa Fumetto è stata ed è più di una semplice icona dello spettacolo, un faro di coraggio, autenticità e umanità, insegnandoci che la vera grandezza risiede nella coerenza con se stessi e nell'impegno per ciò in cui si crede. Per chi non si trova l'erede di Rosa Fumetto, è così difficile trovare un erede tua, perché? Io credo che più che altro voi non la cerchiate. Ma c'è secondo te? Sicuramente. Che la sua storia ci ispiri a essere coraggiosi, a lottare per la libertà e a difendere i valori che crediamo giusti. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.